Ciao a tutti! Il nostro percorso dedicato ai grandi capolavori della storia dell'arte a Roma oggi ci porta alla scoperta di un'opera di Antonio Canova, la Paolina Bonaparte, icona simbolo della Galleria Borghese. La scultura in marmo fu realizzata da Antonio Canova tra il 1805 e il 1808. La protagonista è Paolina Bonaparte, la vivace sorella minore di Napoleone che, rimasta vedova a soli 23 anni del generale Leclerc, decide di sposare in seconde nozze Camillo Borghese, il quale la sposa subito senza nemmeno aspettare la conclusione dell'anno di vedovanza e la porta a Roma a Palazzo Borghese, dove Paolina poté riprendere quella vita di sfarzo e di divertimento che tanto amava. Sebbene il loro matrimonio non fosse particolarmente felice, Camilla decide di far realizzare il ritratto di sua moglie, convocando l'artista più illustre del momento, Antonio Canova, nonché ritrattista ufficiale di Napoleone che nel 1804 si era proclamato imperatore dei francesi, per cui Paolina aveva assunto il titolo di Altezza Imperiale. Il progetto iniziale di Antonio Canova era quello di rappresentare Paolina con gli attributi di Diana, dea della luna e della caccia, ma Paolina si oppose fermamente, per cui fu scelta l'immagine di Venere vincitrice. Ed è questo il motivo per cui Paolina tiene in mano una mela, perché rimanda al mito secondo il quale Paride era stato incaricato di scegliere la dea più bella, consegnando una mela. E Paride scelse Venere, scatenando l'ira di tutte le altre divinità. Ed è questo il motivo per cui Canova decide di rappresentare Paolina così fiera, perché ha appena trionfato su tutte le altre. Viene raffigurata semi-sdraiata su una elegante agrippina, una sorta di chasse longue molto in voga per quell'epoca, anche dei rimandi al repertorio classico dei sarcofagi etruschi, ma dei rimandi anche alle Venere della pittura veneta del Cinquecento. Basti ricordare quella di Tiziano, di Correggio e di Giorgione. Paolina era fedelissima, innamoratissima di suo fratello. Le cronache dell'epoca ci raccontano che era una donna molto capricciosa, stravagante, affascinante, sensuale. Si crucciava di un difetto che aveva alle orecchie, ma era molto bella, con una pelle molto bianca che curava con dei bagni di latte. Spesso però Paolina era al centro di pettegolezzi per questa sua condotta troppo libertina e Canova con questa scultura ne idealizza l'immagine, suscitando grande clamore perché una posa così erotica, così sensuale, poco si addiceva alla sorella di un imperatore. E quando le chiedevano di questa posa, lei maliziosamente rispondeva: la stanza era ben riscaldata ed ogni velo può cadere davanti al grande Canova. Difficile appurare la verità. Sappiamo comunque che gli artisti dal Rinascimento in poi, molto spesso per ovviare a queste situazioni imbarazzanti, ritraevano il personaggio vestito e spogliavano l'immagine con l'aiuto di una modella. Le forme del corpo di Paolina sono ben visibili nonostante la presenza del lenzuolo che le copre i fianchi, ma la resa della morbidezza del lenzuolo tipo seta ci invita quasi a toccarlo, così come straordinaria la resa della morbidezza dei cuscini o del materasso, i dettagli del bracciale, dell'acconciatura alla moda. Canova ci dà l'illusione della realtà e per permettere una visione maggiore di diverse angolazioni di questa scultura inserisce un ingranaggio all'interno dell'opera ancora oggi esistente che permette di farla roteare di 360 gradi, creando questo gioco di luce ed ombre straordinario. Così come straordinaria la superficie lucente, levigata e rosata,
un effetto rosato che veniva ottenuto con l'acqua di rota, ovvero l'acqua che si faceva colare sulla mola per non surriscaldare i ferri da rotare. Quindi l'acqua rossastra veniva utilizzata nel marmo, creando questa patina rosata che gli dava questa parvenza di vita. Il destino della scultura segue il corso della storia, per cui viene trasferita a Torino quando Camillo diventa governatore dei dipartimenti transalpini. Con la caduta di Napoleone ritorna a Roma, a Palazzo Borghese. Si racconta che c'era un gran via vai di visitatori che pagavano mance alla servitù per poterla ammirare. Nel 1820 la scultura verrà chiusa in una cassa per evitare problemi con la corte pontificia. Se non fosse stato per il Canova, non avremmo ricordato Paolina Borghese, la cui bellezza ormai è eterna. È stato bello condividere con voi la bellezza di Paolina Bonaparte. Non dimenticare il like e soprattutto di condividere questo video con i tuoi amici. A presto!